Ciao amici, ben ritrovati in questo nuovo video del 2024. Allora, oggi evitiamo un attimo parlare di pesca, ma facciamo una chiacchierata tecnica su un prodotto che mi è stato mandato che credo abbia proprio risolto un mio grande problema. Il prodotto in questione è questo e questo mi aiuterà sicuramente a realizzare contenuti notturni insieme alla mia GoPro di una qualità superiore. Questo per un motivo molto semplice. Allora, questa luce qua non è altro che una torcia, come ce ne sono tante altre in commercio, ma con delle peculiarità che non hanno tante altre. Cioè, questo prodotto, che vi faccio vedere bene, guardate che bello che è. Allora, innanzitutto non è un prodotto, diciamo, dai soliti canali Amazon cinesate del cavolo, ma questo è un prodotto di origine militare. È un prodotto di qualità, è un prodotto che ha un costo più elevato, ma c'è un motivo. Ed è un prodotto efficace, nel senso che ho provato a fare un po' di video in notturna con la GoPro usando questa luce e i video vengono decisamente meglio. Questo perché? Un po' per la qualità della luce e un po' per la portabilità, nel senso che, come vedete, questa luce tra le varie cose ha questa simpatica graffetta che vi permette di mettervela, non so, nel taschino della giacca, nella baratella dello zaino, e quindi la andate ad affiancare alla GoPro, che insomma, come sapete, la luce di GoPro di base per fare video notturni non è un granché, e il risultato non è niente male. Tra altre cose, in questa lucina qua, adesso ve lo faccio vedere, è presente anche la fascia per mettervela in testa, quindi altra comodità. Se vi piace fare video con la GoPro, con la fascia, diciamo, da petto, vi potete mettere la luce in testa. A me non piace fare video in questo modo perché, per un motivo molto semplice, la luce in testa di notte significa che quando la accendete vi riempite la fronte di bestie di ogni tipo, e quindi preferisco averla, diciamo, sul petto. Mi sono trovato molto bene avendola nella baratella dello zaino, questa è veramente una figata, ma la portabilità che vi dà questo strumento la potete mettere appunto grazie a questo beccuccio piuttosto che alla fascia da testa che dopo vi faccio vedere. La potete mettere un po' come preferite. Costicchia, non è gratis, ma qua vi vengo incontro io, nel senso che se andate sul sito di Armitech e volete comprare uno dei loro prodotti, ne hanno altri, codice sconto Maurizio Fishing, vi fanno un 15%, che insomma non è assolutamente da buttare via. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante direttamente dal pack, prima di guardare come configura la GoPro, che è questo Zippy, si chiama. Molto molto carino, perché anche questo qua, guardate, ha una luce piccolissima, ve la potete mettere. Io stavo pensando di usarla tramite uno split ring di regala alle pinze, le pinze che uso per togliere e mettere gli artificiali sul solid ring, in modo tale che sono sicuro che quando pesco nella pesca notturna non le perdo, perché se perdo quelle pinze lì sono assolutamente spacciato. Ricarico USB come quella di prima, logicamente. Questa è una figata perché guardate, ricarica magnetica, tac, perfetto, col cavetto, comodissimo. Luce di varie potenze, poi andate a vedere sul sito tutte le caratteristiche, non mi voglio soffermare troppo su queste cose. Sia bianca che rossa, c'è anche l'intermittenza, varie potenze, una potenza massima che è quella che uso per fare i video, avete 2 ore e mezza di autonomia, quindi almeno che non fate la pescata della vita, per una pescata siete più che coperti. Molto figa, molto comoda, mi piace tanto. È un prodotto di qualità, è un prodotto tedesco, sviluppato, pensato, fatto tutto in Germania. Io mi sono trovato molto bene, ho avuto la fortuna di poterlo provare, e sicuramente d'ora in avanti sarà sempre con me, fuori dubbio questo. E niente, vi lascio in descrizione del video i link e il codice di sconto Maurizio Fishing del 15% sul carrello. Prima di parlare delle configurazioni della GoPro, vi faccio vedere un altro paio di dettagli su questo prodotto. Innanzitutto, come vi dicevo, fascia da testa comodissima, diventa veramente la lucina di testa. Se volete la attaccate così, si fa molto molto semplicemente andando a mettere la torcia in questo incastro, e poi avete anche una gomma per salvaguardarla e tenerla ferma, quindi questo è molto comodo perché se poi dopo dovete toglierla fate assolutamente in fretta. Come dicevo, c'è la griglia comodissima
può essere da taschino, così, la potete logicamente girare come preferite. Ci sono varie potenze e niente, questo è il tutto. Prodotto che secondo me, se uno non vuole la cinesata da Amazon ma vuole qualcosa di più serio, ci sta anche. Allora, vi faccio vedere brevemente quelle che sono le configurazioni che metto sulla mia GoPro Hero. Io ho la versione 10 per fare i video di notte, che ho trovato essere quelli un po', diciamo, che mi danno il risultato migliore. Allora, beh, la risoluzione la tengo al massimo, quindi 5,3K. Il fotogrammi al secondo li teniamo decisamente bassi per il notturno, quindi facciamo un buon 24. Io come obiettivo mi piace usare il lineare con l'allineamento, perché specialmente di notte è difficile illuminare tante zone del campo di viso, quindi è meglio far vedere poco, ma quello che si fa vedere lo facciamo vedere bene. L'Hypersmooth anche qua non lo teniamo troppo elevato perché questo richiede luce e quindi dobbiamo abbassare la qualità dei video. Il bitrate lo torniamo standard, anche qua l'otturatore io lo tengo in automatico, andrebbe messo il più basso possibile, comunque ci va da lui secondo me di default con le configurazioni. Allora, sicuramente il settaggio più interessante è quello degli ISO, logicamente qua quello che conta è il valore massimo e non il minimo. Utilizzando la lampada di Amitec, l'ISO Max dai 1600, secondo me possiamo portarlo anche ad 800, dopo vi faccio vedere le due prove, le due differenti. Sicuramente non più di 1600, ma secondo me 800 con questa luce è il valore ottimale. È importantissimo il bilanciamento del bianco, perché la GoPro, specialmente di notte, lasciandolo in automatico, potrebbero venire fuori delle cose strane. Con questa luce vanno benissimo i 4000K, quindi un leggermente freddo, ma il risultato è assolutamente quello ottimale. Nitidezza medio, colore naturale. Con questi settaggi io sono riuscito ad ottenere, secondo me, dei risultati assolutamente accettabili, utilizzando la GoPro in testa e mettendomi quindi sulla spalla la luce, quindi nelle maniche nelle bretelle dello zaino, scusate, e mettendoci una luce. Sicuramente in futuro potrei anche pensare di mettere la luce su entrambe le spalle. Quindi adesso vi faccio vedere gli esempi e poi niente, ormai la stagione della pesca al siluro notturna a spinning è alle porte, per dove vado a pescare io. Quest'anno purtroppo ho già perso un pescione, peccato, però insomma dai, siamo carichi, speriamo di riuscire a portare davanti alla mia GoPro dei bei pesci come negli anni precedenti, ma soprattutto io spero sempre la cosa più importante di tutte, che è quello di avere tempo per andare a pescare. Vi saluto e a presto, ciao!